Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi voglio fare delle pizzette di melanzana. Allora, vi spiego subito la mia idea di queste pizzette di melanzane. Allora, per questa ricetta io ho utilizzato una melanzana di quelle nere, le classiche allungate. Meglio sarebbe utilizzare quelle viola, ma ancora non le ho trovate. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che levargli la pelle perché è molto molto amara, se no si fa anche con la pelle, che è bellina anche da vedere. Le ho messe con un pizzico, un cucchiaino di sale a marinare, coperte con la pellicola per circa un paio d'ore, dopodiché questo è il risultato, hanno perso l'acqua, quindi in teoria perdono l'amaro. E volendo già queste possono essere utilizzate per questa ricetta, ma io utilizzo un sistema ulteriore che adesso vi faccio vedere. Poi userò del pepe, userò uno spicchio, un pezzettino di aglio perché a me piace l'aglio, lo sapete, un pomodoro fresco cuore di bue, anziché usare il pelato o la passata, dell'origano, del sale e delle mozzarelline delle mozzarelle di bufala buone. Attenzione, la mozzarella di bufala prendetela buona, dell'olio Evo ovviamente, e poi andiamo al procedimento. Allora, nel mio procedimento funziona che nonostante le ho messe a bagno, ma potete anche non metterle a bagno, adesso vi spiego il perché. Allora, se le mettete a bagno, scusate, se le mettete leggermente in salamoia, perdono ulteriormente quell'amaro che la melanzana generalmente ha, ma evita l'ossidazione col sale. Io però a questo punto che cosa ho fatto? Ho fatto lo stesso procedimento che vi ho detto prima, però io le faccio bollire. Metto una padella con un dito di acqua e le immergo per 2 o 3 minuti, attenzione, non deve, perché in questo modo rimarranno molto tenere quando le andremo a condire e gratinare, ovviamente, perché stiamo parlando di pizze. Gli faccio fare questo passaggio, faccio 1 minuto e mezzo da una parte e 1 minuto e mezzo dall'altra. Se invece non volete usare questo procedimento, allora, se non mettete in salamoia le melanzane prima, cioè mettete il sale, mettete un pizzico di sale nell'acqua. Io l'ho già messo prima, quindi non ho bisogno di esagerare col sale. Adesso lo faccio andare per 1 minuto e mezzo, poi le girerò e poi le scolo e le asciugo. È passato 1 minuto e mezzo, ora le vado a girare e aspettiamo un altro minuto e mezzo. Il fatto di precuocerle, tra virgolette, in questo modo dà l'opportunità alla melanzana di diventare molto più morbida e molto più dolce, perché la melanzana è comunque molta fibra e quindi quando la mettiamo, anche se la mariniamo, quello che ti pare, comunque rimane leggermente ostica quando la mettiamo in forno. Invece in questo senso, in questo caso, la melanzana sarà meravigliosa perché si scioglierà in bocca e diventerà una pizzaiola, una pizza, chiamatela come vi pare. Molto bene, è passato il minuto e mezzo, l'altro minuto e mezzo, poi adesso cosa faccio? Le scolo, ora con un altro pezzo di carta da cucina le vado a tamponare, le schiaccio leggermente e le lascio riposare. Ora, mentre le nostre melanzane stanno assorbendo l'acqua in eccesso, io preparo il mio pomodoro cuore di bue che ho precedentemente lavato, e adesso vado a fare praticamente come una concassè molto fina. Perfetto, lo vado a mettere in una piccola bowl. Ora cosa ci vado a mettere? Sempre a gusto mio, un po' di pepe, poco, non troppo, dell'origano, sale. Io adoro l'aglio, quindi ho preso un pezzettino di aglio, come avevo detto, l'immancabile olio Evo. Io metto l'origano, ma potete mettere il basilico o potete mettere entrambi. Io amo l'origano e il basilico, però in questo caso faccio solo con questo. A questo punto cosa faccio? Gli do una bella girata e mentre preparo il resto, la mia salsa di pomodoro fresco di cuore di bue macera e si insaporisce. Se adoperiamo altri pomodori tipo il pelato, frullato, generalmente hanno un'acidità molto maggiore,
quindi bisogna correggerlo, no? Se no diventa acido. Poi ripeto, de gustibus non disputandum est, quindi ognuno sceglie quello che vuole fare. Benissimo, andiamo avanti con il resto. Nel frattempo ho le mie bommelle mozzarelle di bufala e le vado ad adagiare per il momento qui, così perdono ulteriormente l'acqua. Ecco qui le nostre melanzane che, attenzione, non sono cotte, sono solo tra virgolette sbianchite, quindi abbiamo levato quell'amaro in eccesso e abbiamo levato un po' di fastidi che potrebbero dare alle melanzane. Olio evo in una teglina, io uso quella d'acciaio e non metto carta forno, io sono sempre abbondante e generoso con l'olio. Il nostro cuore di bue, ora la mozzarella. Io ho abbondato perché mi piace la mozzarella. Adesso dulcis in fundo una spolverata di origano, visto che l'abbiamo usato anche per insaporire, un leggero filo di olio evo, poco. Per farla più ricca ci potete aggiungere o un po' di parmigiano o una licetta, che ci sta benissimo, ma io in questo caso la faccio così, oppure del pecorino. Però con la mozzarella di bufala secondo me è già buona, veramente eccezionale così. Adesso vado a infornare con forno preriscaldato a 180 gradi e vediamo il risultato finale. Eccole qui. Molto bene, se questo video vi è piaciuto, questa mia idea più che altro di un piatto estivo di verdure, mozzarella, diffuso, ma fatto a modo mio. Vi è piaciuto? Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e tanto ci vedremo per le prossime. Un abbraccio a tutti, ecco le mie melanzane. Ciao!